Aspro, avvolgente, il Rubalcali, il deserto del quarto vuoto, è una distesa sconfinata di sabbia, un luogo magico che atterrisce e affascina. Nella sua maestosità deve svelare ancora la sua storia e i suoi misteri. Il Rubalcali è il deserto più grande e inesplorato al mondo, ancora oggi. L'impressione quando ci si trova al suo cospetto o si guardano anche solo delle foto che lo ritraggono è quella di perdersi tra le sue dune. Tra le sue sabbie hanno camminato e si sono persi centinaia, se non migliaia di persone ammaliate dal suo fascino letale. Non esiste un altro deserto così inesplorato, è lungo circa 1000 chilometri e largo almeno 500, ricopre in tutto un'area di oltre 650.000 chilometri quadrati, la maggior parte dei quali è ancora completamente inesplorata e avvolta nel mistero. Non esistono mappe geografiche in grado di tracciare oggigiorno tutto il suo territorio, che si estende tra Oman, Yemen, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il suo deserto ha origine oltre 900 milioni di anni fa, in un'area geografica che oggi potremmo indicare come la zona centro-occidentale della penisola arabica. Qui rocce granitiche come il quarzo sono state per millenni accarezzate e polverizzate dai venti che a poco le hanno erose fino a trasformarle in minuscoli granelli, un vero e proprio oceano di sabbia con dune che raggiungono anche i 250 metri di altezza. Il suo colore rossastro è dato poi dai felspati che tingono romanticamente le sue dune. Il deserto del quarto vuoto è affascinante in tutto e per tutto. Il suo nome Rubalcali, ovvero il quarto vuoto, secondo il Corano è da intendersi come la quarta parte dell'universo dopo cielo, terra e mare, a cui è stato attribuito l'aggettivo vuoto proprio per l'assenza di presenza umana e per la sua inospitalità. Le sue dune e le sue sabbie ricoprono la parte più a sud della penisola araba e persino i beduini non riescono ad avventurarsi oltre un certo punto, cercando, nonostante la loro sapienza ed esperienza, di restarne ai margini. D'altronde la leggenda vuole che il quarto vuoto abbia sconfitto re e valorosi condottieri arabi che si sarebbero avventurati alla ricerca del suo cuore per svelarne gli antichi misteri. Questo arido deserto un tempo era però una regione fiorente che, nonostante il clima caldo, conservava delle aree lacustri e dei tratti dove si poteva vivere in tutta serenità. Ne sono una prova nel suo confine più a nord i wadi che scendono dalle montagne. L'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità la rete di canali denominati falaj che rappresentano il sistema di irrigazione più antico al mondo ad oggi noto. Nel corso degli ultimi 2 secoli studiosi e ricercatori sono giunti in alcune sue zone remote dove sono stati rinvenuti resti di laghi e pozze d'acqua dolce ormai prosciugati e fossilizzati e dove un tempo andavano ad abbeverarsi ippopotami di cui sono stati trovati resti, ma così anche di bovini, bufali, asini selvatici, capre, pecore e gazzelle. Un territorio davvero diverso da come si presenta ai giorni odierni. Le dune talvolta sono intervallate da piane di ghiaia ed anche da aree rialzate contenenti gesso e argilla, dove si suppone esistessero antichi laghi poco profondi. In aggiunta sono stati ritrovati lungo la sua estensione attrezzi e strumenti usurati e scheggiati, una prova lampante che dimostra la presenza di insediamenti umani fin dalla sua più remota antichità. Quest'ultimo tipo di terreno, infatti, insieme all'attuale presenza di piccole oasi e laghi come al-Hish, ha fatto ritenere che in 2 periodi storici, da 6.000 a 5.000 anni fa e da 3.000 a 2.000 anni fa, esistessero dei laghi formatisi grazie alle piogge monsoniche che si riversavano più a nord con una varietà estremamente diversificata di flora e fauna. Prima di queste epoche, però, non sappiamo come si presentasse il Rubalcali.
Nel quarto vuoto piove ancor meno che nella Death Valley e tutte le visite turistiche che si può organizzare devono essere rigorosamente studiate e ancor più contare su grandi scorte d'acqua per poter fare in modo che tutto vada per il verso giusto. Le traversate in solitaria, a meno che non si sia provetti esploratori seguiti da un intero team da remoto, non sono da considerarsi un'opzione praticabile, data la sua pericolosità. Tuttavia è possibile visitare il deserto del quarto vuoto con tour e visite guidate e permanenze perfettamente gestite dalle agenzie dell'Oman entro i suoi confini più esterni. Nel 2020 lo sportivo italiano Max Calderan ha percorso a piedi ben 1100 km in 18 giorni, attraversando il lato dell'Arabia Saudita di questo deserto. Le sue piste carovaniere note invece di cammelli e incenso di età preislamica che lo attraversavano nella parte più a sud sembra siano diventate impraticabili già nei primi secoli d.C. a causa di una maggiore desertificazione di tutta l'area. La prima esplorazione nota e organizzata risale invece al 1931 ad opera di Bertram Thomas e qualche anno dopo di Henry St. John Philby e Wilfred Singer. Geologicamente anche il sito più ricco di petrolio al mondo, i maggiori giacimenti si trovano nella parte settentrionale, ma la sua asprezza ha reso impossibile anche solo cercare pozzi nelle sue parti più interne. Non si esclude anche che ci siano risorse idriche sotterranee. Non possono ovviamente mancare leggende e miti riguardanti il quarto vuoto. Tra queste troviamo località che sarebbero state abbandonate a causa della desertificazione e una di queste è la città perduta di Irem, detta anche Ubar, che dipendeva dai commerci con l'Estremo Oriente. Le due principali rotte carovaniere dell'antichità che rimasero dopo i nuovi processi erosivi e di desertificazione furono quelle del Hijaz, parallela al Mar Rosso, e quella più impervia detta dell'Iraq. La prima metteva in collegamento lo Yemen al Mar Mediterraneo, mentre la seconda l'Oman alla Mesopotamia. Si narra che alcuni, a dir la verità pochissimi coraggiosi, siano riusciti a trovare il centro del deserto e abbiano trovato ben celata una città nascosta dalle sabbie che ricorderebbe nel suo mito la leggendaria Atlantide, da qui il nome con cui è stata chiamata di Atlantide del deserto. Iram o Irem delle colonne, detta anche Ubar o la città di Ottone, è infatti una città leggendaria e perduta nel quarto vuoto. Negli antichi scritti arabi viene citata semplicemente come Iram. Nel folklore arabo ci sono storie che la descrivono come una città mercantile nel deserto del Rub al-Khali, nel sud della penisola arabica. Si suppone che sia esistita almeno dal 3000 a.C. al I secolo d.C. Secondo le leggende divenne favolosamente ricca grazie al commercio con i centri del vicino e dell'Estremo Oriente. Nel 1992, invece, a seguito di rilevamenti satellitari, un team statunitense avrebbe riportato alla luce i presunti resti della mitica città, ma sulla sua reale attribuzione rimangono ancora moltissime domande. Nel Corano è scritto che Iram fu punita assieme alla tribù dei Banu Ad. Secondo il folklore arabo, il re Shaddad sfidò gli ammonimenti del profeta preislamico Hud e Allah avrebbe scatenato una tempesta di sabbia che avrebbe cancellato la città. Le rovine sarebbero state sepolte da qualche parte sotto le sabbie del Rub al-Khali. Iram divenne famosa in Occidente invece con la traduzione del libro Le Mille e una Notte. Nella tradizione araba invece gli Ad o Aditi erano i pronipoti di Nuh, ovvero Noè e suoi successori. A tal proposito riferisce al-Masudi, celebre storico ed enciclopedista arabo del X secolo, in una delle sue opere, che il dominio degli Ad fu il primo ad essere fondato sulla terra dopo che la vendetta di Dio ebbe sterminato nel popolo di Noè coloro che gli erano infedeli.
Erano uomini giganteschi, alti quanto palme, che vivevano in proporzione alla misura della loro statura ed erano duri di cuore. Non c'è sulla terra popolo comparabile a loro per forza, abbondanza di opere, intelligenza e forza di carattere. Qualcosa, diremmo noi, di veramente simile ai Nefilim e ai giganti dell'Antico Testamento. Nella tradizione islamica si dice che Iram fu costruita da Shaddad, re degli Ad, appunto, come emanazione diretta del paradiso sulla terra. Gli Aditi nel corso del tempo acquisirono grandissimi tesori ed enormi ricchezze. Sprezzanti e sicuri di sé, decisero di macchiarsi di superbia allontanandosi sempre di più da Dio, Allah successivamente nel mondo arabo, dandosi addirittura a culti politeistici e adorando delle divinità straniere. La città quindi fu distrutta dall'ira divina, un po' come era successo per Sodoma e Gomorra sempre nell'Antico Testamento. La storia divenne leggenda, la leggenda divenne mito e nel corso dei millenni alcuni fatti che non avrebbero mai dovuto essere dimenticati andarono definitivamente perduti. Claudio Tolomeo, noto astronomo e geografo greco che visse e lavorò ad Alessandria ed Egitto durante il secondo secolo d.C., disegnò invece in una mappa geografica una regione situata nella penisola arabica, abitata da una popolazione chiamata Iobarite, Ubariti, nome derivato proprio dalla mitica città di Ubar, ovvero l'Iram delle colonne. Inoltre Tolomeo indicò sempre nella sua particolareggiata mappa un luogo ben preciso chiamato Omanum Emporium, che a quei tempi era un importante snodo commerciale per il commercio di incenso attraverso carovane con l'Europa. Un altro grande indizio a favore della probabile e reale esistenza della leggendaria città perduta, l'Atlantide delle Sabbie, è quello che ci perviene direttamente dagli scavi condotti tra le rovine dell'antica città di Ebla, in Siria. Alcune iscrizioni trovate nelle tavole d'argilla elencano in maniera precisa e dettagliata le varie rotte commerciali delle città che intrattenevano commerci con Ebla, e in uno di questi elenchi compare sorprendentemente il nome della città di Iram. Anche T.E. Lawrence, ben più noto con il nome di Lawrence d'Arabia, si interessò ad Iram e fu il primo a chiamarla l'Atlantide del deserto, ricercandone personalmente i resti nel Rub al-Khali. Come tutti gli altri, però, non ebbe fortuna. All'inizio degli anni '80 un gruppo di ricercatori interessati alla storia di Iram si affidò ai sensori dei satelliti della NASA e a radar capaci di penetrare il suolo, ai dati del programma Landsat e a immagini scattate dallo Space Shuttle, nonché dai dati del satellite Spot, per identificare antiche vie carovaniere e scoprire dove convergessero. Le vie che erano state usate per il commercio dell'incenso tra il 2800 a.C. e il 100 a.C. ritornarono così alla luce. Nella provincia del Dhofar, in Oman, fu identificata però un'area come possibile avamposto della città perduta. Un gruppo di ricercatori esplorò ripetutamente la zona. I ricercatori si fermarono presso un pozzo chiamato Al-Shisa, nei pressi del quale scoprirono un sito precedentemente identificato come il forte di Shis del XVI secolo d.C. Gli scavi portarono alla luce un insediamento ancor più antico e manufatti provenienti da altre regioni. Questa parte più antica del sito era costruita sopra una caverna di calcare che poteva aver contenuto una fonte d'acqua, rendendolo quindi un'importante oasi lungo la via commerciale per Iram. Quando il livello dell'acqua si abbassò, la struttura si sarebbe indebolita e la caverna sarebbe crollata tra il 300 e il 500 d.C., distruggendo quindi quest'oasi. Sono state condotte anche 4 campagne di scavi nel tentativo di identificare la presenza storica della tribù degli Ad o Aditi, i presunti costruttori di Iram, ma anche in questo caso senza risultati soddisfacenti. Qualunque cosa e persona sia esistita e vissuta nel Rub al-Khali nel passato vi è sepolta dalle sue sterminate sabbie.
Rimangono tuttavia molti dubbi sul fatto che i resti identificati negli anni '80 siano effettivamente quelli della città leggendaria di Hiram delle Colonne. L'opinione generale degli studiosi è che, se è realmente esistita, resti ancora sepolta sotto le sabbie del deserto in attesa di essere ritrovata e riscoperta. Il deserto è un luogo dove tempo e spazio sono concetti indefiniti, capace di trasformare la leggenda in storia e la storia in leggenda. Il Rub al-Khali e la sua mitica città di Hiram, l'Atlantide del deserto, ne sono un esempio lampante.